Ciao a tutti, iniziamo con primo antipasto. Abbiamo bisogno di base per la pizza. È un antipasto molto semplice da fare, ma vi assicuro che è molto buono. Dentro mettiamo un cubetto di mozzarella e chiudiamo bene questi palini nel modo che non esca fuori la mozzarella. Formiamo questi palini più uniformi che possiamo e creiamo un albero. Sopra l'ho spalmato con un ovo e ho messo anche i semi di sesamo. Quello che renderà questo antipasto ancora più speciale è il tocco finale. Dopo averlo sfornato, lo spalmiamo con burro fuso, tritiamo un po' di rosmarino e anche grattugiamo un po' di aglio e dopo spalmiamo sopra ed è sicuro che così il nostro antipasto avrà un sapore favoloso. Il prossimo antipasto saranno delle bellissime e buonissime capesante. Mi sono aiutata con un coltello a tagliare perché l'impasto mi era morbido e non si rompeva ma si allungava tipo. Taglio bene la base che così la nostra capesante non sarà molto larga dall'inizio, in questo modo gli daremo la forma molto più originale. Con una forchetta mi aiuto di fare la forma di capesante, lo metto sopra all'altra metà e tra di loro spalmo con burro fuso, in questo modo mi aiuterà che non si attaccano tra di loro. Le nostre capesanti sono a base di pasta sfoglia. Tritiamo più fini possibile con un coltello i gamberi, tritiamo un po' di aglio, mettiamo appena un po' di aglio perché sennò bisogna assaporire questi antipasti ma non pesantirli. Ho messo anche un po' di formaggio tipo asiago, metto un cucchiaio di formaggio spalmabile e anche un cucchiaio di maionese. Un po' di sale, un po' di pepe. Ho messo un po' di olio nelle olive nere, in questo modo loro brillano di più come una vera perla nera. Riempiamo i nostri capesanti con il ripieno che abbiamo fatto prima, in mezzo mettiamo la nostra perla nera che brilla e possiamo mettere anche un uovo piccolo con una perla bianca. La differenza di antipasti è la base e il tocco finale, come avevo detto. In questo caso io preparo il pane per fare delle ceste. Faccio questo, mi trito un po' di rosmarino, un po' di aglio e aggiungo anche un po' di olio di oliva e spalmo bene la base, cioè questo è il pane che formiamo le ceste con lui. Se noi non lo spalmiamo vi assicuro che non ha un gusto così particolare e buono. Lo metto in forno a 180 gradi per circa 7-8 minuti. Vedete quando inizia già ad avere un colore un po' più scuro, li togliamo che dopo bisogna rimetterli. Tagliamo a cubetti le melanzane a cubetti piccoli e dopo li mettiamo a soffriggere. Questo antipasto quasi insisto che lo provate, vedrete che rimanerete molto contente. Ho messo a soffriggere le melanzane e adesso mettiamo un po' di melanzane in queste ceste e anche un pomodorino ciliegino sott'olio. E sopra mettiamo i cubetti di mozzarella. Io non posso descrivere quanto è buono. Secondo me è il migliore antipasto che io abbia mai assaggiato fino ad ora. Li mettiamo in forno per altri 3-4 minuti. E il segreto di questo antipasto è stato che l'abbiamo spalmato con quell'aglio, rosmarino, con l'olio. Andiamo avanti con il prossimo antipasto. Prima l'avevo disteso bene, abbiamo bisogno delle foglie molto fine.
Ho fatto dei buchi con la forchetta, ho spalmato con un uovo, lo mettiamo in forno. Per questa ricetta abbiamo bisogno di erba cipollina, un uovo, maionese, formaggio grattugiato tipo Emmental o Asiago e anche un po' di aglio. Trittiamo bene un po' di aglio e amalgamiamo bene. Lo mescoliamo, dopodiché riempiamo le nostre foglie. Sopra mettiamo formaggio spalmabile, lui si ammorbidirà un po'. Tagliamo le monoporzioni, quelle che abbiamo bisogno, e per decorarlo mi sono aiutata con un uovo e le uova di pesce. E adesso un antipasto più creativo e soprattutto molto buono. Per il prossimo antipasto abbiamo bisogno di formaggio, l'ho grattugiato formaggio Asiago. Abbiamo bisogno soltanto dell'albume dell'uovo, il torlo l'ho lasciato da parte. Grattugiamo bene l'albume, un po' di aglio, amalgamiamo bene, dentro ci ho messo anche un po' di sale, un po' di pepe bianco, il formaggio che abbiamo grattugiato prima e un cucchiaino di maionese. Amalgamiamo bene, dopo ci aiutiamo con le mani di creare tipo del gambo di un fungo. Per dargli una forma e un effetto più originale, più naturale, mi sono aiutata anche con i semi di chia. In testa o prendiamo o mettete un fungo sott'aceto, quelli marinati, o se no prendete i funghi li comprate, li mettete un po' a bollire e magari mettete un po' di aceto per dare un po' di acidità e il nostro antipasto è pronto. Per il prossimo antipasto abbiamo bisogno di tonno, un uovo, un po' di formaggio Asiago, un po' di pepe bianco, un po' di salsa di soia, un po' di aglio, amalgamiamo bene anche questo e proviamo a fare delle piccole palline. Potete metterlo per la decorazione o nei semi di chia o anche di sesamo o anche addirittura soltanto delle noci tostate, che comunque è molto buono. Metto a marinare un po' di cappuccio rosso, metto un po' di pepe bianco, un po' di sale, olio e aceto di mele. Lo lasciamo marinare circa 2 minuti, non di più. Faccio questo con lo stesso impasto che abbiamo fatto per i capesanti, con gamberi, con aglio, formaggio Asiago, maionese e formaggio spalmabile. Facciamo stessa cosa per le ceste che abbiamo fatto prima in forno, che le abbiamo spalmate con aglio, olio e rosmarino. Prima li abbiamo fatti in versione calda, ok? Con mozzarella, invece così l'abbiamo una versione fredda che comunque è molto buona. Invece questo cappuccio gli darà una croccantezza e una freschezza a questo antipasto. Se questo video ti è stato utile, condividilo sulle vostre pagine, sostienimi con un commento, con un mi piace e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!